Benvenuti su Emozioni e Connessioni. Lasciatemi chiedere, vi è mai capitato di sentire che qualcuno vi piace, ma che qualcosa manca? Come se ci fosse un muro invisibile che vi impedisce di attraversare la linea tra amicizia e romanticismo. Vi sembra familiare? Questo dubbio può essere piuttosto sconcertante. Leggete i segnali, interpretate i gesti, ma non siete mai sicuri. Si interessa a voi o la connessione tra voi è solo un'amicizia speciale? E come distinguere tra un sentimento genuino e un'attrazione che semplicemente non esiste? Oggi esploreremo questa questione. Scopriremo insieme i segnali che possono indicare che qualcuno vi piace, ma non è attratto romanticamente. Perché capire questo non solo aiuta a evitare delusioni, ma anche a valorizzare la relazione per quello che realmente siete pronti a cominciare. Vi è mai capitato di sentirvi la persona perfetta per qualcuno, ma allo stesso tempo di avere la sensazione che manchi qualcosa? Come se ci fosse una barriera invisibile tra di voi. Lui sembra adorare la vostra compagnia, vi cerca nei momenti importanti, si fida di voi per raccontarvi le sue storie e sorride in modo speciale quando è accanto a voi. Ma, quando la conversazione si fa più profonda, è come se una porta si chiudesse. Vi è mai capitato? È confuso, vero? Perché i segnali ci sono, lui vi vuole vicino, fa in modo di avere la vostra presenza nei momenti che contano di più, ma quando si tratta di aprirsi, di condividere emozioni vere o di immergersi in qualcosa di più intimo, si tira indietro. E allora vi ritrovate a pensare, sto vedendo qualcosa che non esiste? O ha solo paura di coinvolgersi? Forse lui si trova in un posto sicuro, confortevole. Sa che può contare su di voi, che sarete lì per ascoltarlo, sostenerlo e condividere momenti belli. Ma quando si inizia a parlare di sentimenti più profondi o di vulnerabilità reali, qualcosa cambia. Lui cambia. La leggerezza che c'era diventa silenzio, le sue parole diventano più cautelose e, all'improvviso, vi sembra di parlare con una versione più distante di lui. Come interpretare questa distanza emotiva quando lui cerca tanto la vostra presenza? Ecco dove nasce la confusione. Perché, mentre sembra apprezzare la vostra amicizia in modo speciale, questa mancanza di profondità emotiva potrebbe indicare che vi vede più come un porto sicuro che come qualcuno con cui costruire un legame romantico. Ma sarà solo questo? O sta affrontando le proprie insicurezze e, forse, non sa nemmeno cosa sente davvero? Questa miscela di vicinanza e riserva è uno dei segnali più difficili da decifrare, ed è proprio ciò che vi fa rimanere intrappolati in questo dubbio. Hai mai notato come alcune conversazioni sembrano un campo minato? Con lui, tutto scorre, ma è come se ci fosse una mappa invisibile che indica dove non mettere i piedi. Parla di lavoro, hobby, anche di sfide personali, ma quando la conversazione si avvicina a qualcosa di più intimo o con un pizzico di romanticismo, la rotta cambia. È quasi come se ci fosse un accordo silenzioso, potete parlare di tutto, tranne di ciò che c'è tra di voi. Perché? E allora inizi a chiederti, sta facendo attenzione o sta semplicemente evitando? Perché la verità è che sembra a suo agio nel condividere i piccoli dettagli della vita, quella promozione che aspetta, il nuovo hobby che ha scoperto, anche i piani per le vacanze. Ma quando si apre uno spazio per qualcosa di più significativo, più emozionale, è come se mettesse un freno. Senti che si apre, ma mai abbastanza da rivelare ciò che conta veramente. E questo ti fa chiedere, cosa sta cercando di nascondere o proteggere? Queste conversazioni sicure hanno una peculiarità, ti tengono vicina, ma mai così vicina da creare un legame più profondo. È come se avesse costruito un muro attorno agli argomenti che contano davvero, e allo stesso tempo, ti stesse dando le chiavi di piccoli cancelli, permettendoti di vedere parti selezionate del suo mondo. Ridi delle storie, ti connetti con le idee, ma nel profondo senti che c'è qualcosa in più, qualcosa che lui non vuole o non riesce a condividere. E poi arriva il dubbio, sta solo facendo attenzione, temendo di attraversare una linea che lui stesso ha tracciato? O forse non ti vede davvero in questo modo e, evitando qualsiasi cosa che suggerisca romanticismo, sta cercando di proteggere il legame che avete?
Queste conversazioni sono come una danza, passi calcolati, movimenti precisi, e tu lì, a chiederti se il prossimo passo sarà finalmente quello che cambierà il ritmo, o se tutto continuerà come sempre, sempre nel terreno sicuro. Hai mai notato come un tocco possa dire più di 1000 parole? Un abbraccio che dura un secondo in più, un tocco leggero sulla spalla, un gesto che rompe la barriera invisibile tra due persone. Ma con lui è diverso. Il contatto fisico c'è, ma è quasi calcolato. Un saluto veloce, un tocco casuale, niente di più del necessario, sempre dentro ciò che è socialmente previsto. E in quel silenzio dei gesti, inizi a chiederti, è solo timidezza o è tutto ciò che vuole mostrare? È strano, vero? Perché a volte, un piccolo tocco può sembrare pieno di significato. Ma subito dopo ti accorgi che lo fa allo stesso modo con altre persone. E questo ti confonde, stai leggendo troppo in queste interazioni? O ha paura di oltrepassare una linea e creare aspettative che non intende soddisfare? Questo equilibrio tra vicinanza e estrema attenzione al proprio spazio fisico può essere il più grande enigma. Senti la distanza tra di voi e, allo stesso tempo, ti chiedi cosa sta cercando di proteggere, se stesso, te, o la relazione che avete. Ogni volta che percepisci la distanza, è come se qualcosa stesse venendo evitato con cura. Lui si mantiene dentro i limiti, come se ci fosse un codice invisibile che regola il tocco. E tu, naturalmente, inizi a chiederti: è una questione di rispetto? O forse è il riflesso di come vede la relazione? A volte, quel tocco leggero sul braccio, anche il contatto casuale di una mano, sembra essere il suo limite, e questo ti lascia nel dubbio, ha paura di andare avanti, o davvero non sente il bisogno di qualcosa di più. Inizi a notare che, in altri momenti, le interazioni fisiche sono naturali e scivolano senza sforzo, con amici, conoscenti, con chiunque. Ma con te, la distanza persiste. Un tocco che potrebbe essere rassicurante, un semplice gesto di affetto, è sempre contenuto. E la domanda continua a ronzare nella tua mente: forse lui prova la stessa cosa che provi tu, ma sta solo cercando di mantenere il controllo? O forse ti ha già messo in una categoria diversa, dove il tocco non entra, dove è permessa solo l'amicizia? Ciao, prima di continuare, voglio chiederti una cosa veloce. Se ti sta piacendo il contenuto, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui condividiamo consigli, riflessioni e storie su relazioni e tutto ciò che riguarda l'arte di connettersi. Sarebbe fantastico averti con noi in questo viaggio. Iscriviti ora e attiva la campanella, così non perderai nessun nuovo video. Andiamo insieme a esplorare di più su ciò che conta davvero nelle nostre connessioni. Hai mai notato come alcuni complimenti tocchino l'anima, mentre altri scivolano sulla pelle? Quando parla di te, sembra che sia più interessato alle tue idee che al tuo aspetto. Ti fa i complimenti per la tua intelligenza, per il modo in cui fai ridere le persone, per l'empatia che dimostri nelle situazioni più difficili. Ma, e la tua bellezza? E il fascino che sai di avere, quello che non è solo fisico, ma che brilla nella tua presenza? Sembra che questo non venga mai menzionato in un modo che ti faccia pensare: mi vede davvero in questo modo? È curioso, vero? Perché, allo stesso tempo, ti vede come una persona intelligente e interessante, i complimenti che fa sul tuo aspetto sono quasi inesistenti. E ti chiedi, forse non si rende conto di quanto brilli quando sorridi? O forse ti vede solo come un'amica, qualcuno che ammira per la tua essenza, ma senza il tocco dell'attrazione romantica? E la vera domanda è: cosa dice questo su come ti vede? Sta proteggendo la sua amicizia, o semplicemente non sente il bisogno di andare oltre la connessione che avete? Quando parla di te, la sensazione è che ti valorizzi veramente per quello che sei dentro, ma la parte esterna sembra non attirare tanta attenzione. È come se avesse una visione così profonda di chi sei che si dimentica di notare ciò che sta in superficie. E questo ti fa chiedere: forse sta solo riconoscendo le tue qualità in modo puro e disinteressato, o forse davvero non ti vede in modo romantico? Si sta connettendo con la tua anima,
ma non con il desiderio che nasce da uno sguardo ammirato, da un complimento spontaneo su come ti presenti al mondo. Questa mancanza di commenti sul tuo aspetto potrebbe essere un indizio, ma allo stesso tempo ti sorprendi a cercare di capire se semplicemente non si rende conto dell'effetto che hai su di lui, o se, in effetti, non c'è alcun tipo di attrazione. Per quanto ti ammiri, e in modo genuino, i suoi complimenti ti lasciano sempre con il dubbio, forse non tocca a questo punto perché non vuole creare complicazioni, o forse non ti ha mai vista da lui come qualcosa oltre l'amicizia. Il gioco tra ciò che viene detto e ciò che non viene detto, tra ciò che è ammirabile e ciò che è desiderabile, potrebbe essere il mistero più grande di tutti. Hai mai notato come lui ti includa sempre, ma in un modo collettivo? Sai quei cene, quelle passeggiate, o anche quegli eventi sociali ai quali ti invita? Sembra che voglia davvero la tua compagnia, ma sempre quando c'è un gruppo intorno, mai quando siete da soli. È come se avesse il desiderio di vederti, ma con una barriera invisibile che gli impedisce di andare oltre un incontro tra amici. E inizi a chiederti, perché non mi chiama mai per qualcosa di più intimo, solo tra noi due? È strano, vero? Perché fai parte dei suoi piani, ma sempre come un pezzo di un puzzle più grande, mai come il centro dell'attenzione. E questo ti fa pensare, forse non vuole che tu veda qualcosa di più in lui? O forse apprezza così tanto la tua amicizia che non vuole oltrepassare quel confine? È come se l'opportunità di qualcosa di più intimo fosse costantemente evitata, come se ci fosse una linea invisibile che lui non è disposto a superare. Inizi a chiederti, forse gli piaci, ma ha paura di andare oltre per non rovinare tutto? Nel tempo, ti rendi conto che, anche se sei sempre negli stessi cerchi sociali, c'è una differenza chiara tra essere inclusa nei piani di gruppo e essere chiamata per qualcosa di più personale. E in quel momento il dubbio inizia a perseguitarti. Forse ha paura di fare il passo successivo, temendo di rischiare l'amicizia. O forse non ti vede davvero in modo più intimo, come qualcuno con cui condividere qualcosa oltre le conversazioni casuali. Ogni nuovo invito a un evento con tante persone ti fa cercare una spiegazione, qualcosa che abbia senso, ma la risposta sembra sempre sfuggire. È quasi come se l'esclusività fosse un territorio proibito, come se ti stesse mantenendo a portata, ma allo stesso tempo con una distanza strategica. Ti include, senza dubbio, ma in un modo che non ti dà mai la possibilità di connetterti a un livello più profondo. E allora, inizi a pensare, forse ha paura di mescolare amicizia e qualcosa di più, o forse è semplicemente a suo agio con lo status quo, senza voler complicare le cose? La cosa più intrigante è che, più noti questa dinamica, più la questione diventa chiara. Se volesse qualcosa di più, non sarebbe così difficile invitarti per qualcosa di più intimo, giusto? Hai mai notato come ti cerca quando si parla di un'altra donna? Forse ti sta raccontando i dettagli di una nuova cotta o chiedendo il tuo aiuto per impressionare una ragazza che gli interessa. E allora sorge la domanda, come ti senti ad essere la sua confidente, mentre lui ti apre il cuore su ciò che sente per un'altra persona? Ciò che è ancora più intrigante è che lui si fida di te per questi consigli, ma non in modo semplice, è quasi come se fossi tu l'esperta in materia. Ma aspetta un attimo, forse lui ti vede davvero come un'amica fidata, o c'è qualcosa di più che ancora non hai capito? Facendo queste domande, ti mette in una posizione unica, quella di qualcuno di cui si fida, qualcuno che conosce bene i suoi pensieri e sentimenti. Tuttavia, questo ti fa anche pensare, perché non parla dei suoi sentimenti nei tuoi confronti? Se ti vede come qualcuno di cui chiedere consigli su altre donne, dove trova spazio perché tu diventi la persona di cui parla con lo stesso livello di vulnerabilità? Ti sceglie per condividere i suoi dubbi, ma forse non è disposto ad aprire il suo cuore per te nello stesso modo. Sarà che questa fiducia è una forma di allontanamento, o sei esattamente dove vuole che tu sia? È curioso come si apra riguardo le sue cotte, dando l'impressione che tu sia l'amica fedele e sicura su cui può sfogarsi senza essere giudicato. Ti chiede consigli, ti chiede aiuto per organizzare qualcosa di speciale per impressionare un'altra persona. Ma, riflettendo, ti accorgi che non ti cerca mai per discutere delle sue emozioni nei tuoi confronti.
E quindi sorge la domanda, forse non ti vede allo stesso modo? O forse sta semplicemente proteggendo qualcosa che non vuole rivelare? È come se stesse cercando di non mettere a rischio l'amicizia, chiarendo che hai un ruolo specifico nella sua vita, ma senza aprire spazio per un approfondimento maggiore. E ciò che è ancora più intrigante è come lui, quasi naturalmente, presuma che tu possa essere la persona giusta per aiutarlo a conquistare un'altra donna. Si fida del tuo giudizio, della tua prospettiva, ma allo stesso tempo ti mette nella posizione di osservatrice. E qui nasce il dubbio che continua a risuonare, sta cercando di allontanare l'idea che tu sia la persona che desidera davvero, o semplicemente non si rende conto che ti sta mettendo in una situazione scomoda. Ti vede come sua amica, senza dubbio, ma ti vede anche come qualcosa di più? O forse sta solo rimandando questo riconoscimento, mantenendo tutto nel terreno dell'amicizia per evitare qualsiasi rischio di rifiuto? Hai mai notato come si comporta completamente rilassato quando si parla di un altro uomo? Forse hai menzionato un nuovo amico, o magari hai parlato di qualcuno con cui stai uscendo, e invece di sentire quel piccolo disagio, reagisce come se fosse la cosa più naturale del mondo. Senza segni di gelosia, senza indizi di inquietudine. Ma cosa significa tutto questo? Ti chiedi, forse non gli importa davvero? O forse ha così chiaro il suo posto nella tua vita che non vede spazio per alcuna forma di competizione? È una situazione confusa, vero? Lui sembra così sicuro di sé, e ti chiedi se questa mancanza di gelosia sia un segno di maturità, o semplicemente l'assenza di un interesse più profondo nei tuoi confronti. Quando ti avvicini ad altri uomini, lui mantiene la calma, forse ti provoca in modo leggero, come se tutto fosse sotto controllo. Sembra genuinamente a suo agio. Ma la domanda ti resta in testa, perché non prova gelosia, se in realtà ha qualcosa di più nei tuoi confronti? Sarà che questa indifferenza è un segno di disinteresse, o forse si fida abbastanza di te da non dover controllare la tua vita sociale? Cosa sta cercando davvero di dirti, o addirittura nascondere, quando si comporta in questo modo? L'assenza di gelosia potrebbe essere, in realtà, la chiave per capire esattamente dove ti trovi nella sua vita. È strano, vero? Quando parli di altri uomini, lui sorride semplicemente, non reagisce in modo esagerato, e continua la conversazione come se nulla fosse successo. Non ci sono quelle reazioni tipiche di chi si sente minacciato o a disagio. Ma sarà che è così sicuro di sé, o forse non ti vede come qualcosa di più di un'amica? È tranquillo, quasi come se sapesse già che il suo posto nella tua vita è garantito, senza necessità di competizione. E, anche senza gelosia, mantiene ancora una connessione stretta con te, il che aumenta solo la confusione su ciò che realmente sente. Cominci a chiederti, e se non provasse gelosia perché non vuole mettere pressione? Forse vuole darti spazio per fare le tue scelte e, in qualche modo, questo potrebbe essere un segno di rispetto per la tua indipendenza. O, chissà, forse si sta semplicemente proteggendo per non rischiare di compromettere l'amicizia che ha con te. Il suo silenzio riguardo agli altri uomini potrebbe essere interpretato come una pace interiore o, forse, come la certezza che tu, in qualche modo, tornerai sempre da lui. Ma sta forse proteggendo se stesso, o in realtà non prova nulla oltre l'amicizia? Queste sono domande che continuano a ronzare nella tua testa mentre lui rimane tranquillo, senza alcuna ombra di gelosia. Hai mai notato come ti tratta in modo così normale? Come se fosse sempre in modalità amico? A volte sembra quasi che tu sia più un'amica che qualcuno per cui lui abbia un interesse speciale. Condivide le stesse battute, lo stesso sguardo rilassato e anche lo stesso tipo di conversazione leggera che ha con gli altri. Ma aspetta, non c'è niente di diverso in questo? Se avesse davvero qualcosa di più per te, non farebbe uno sforzo extra per trattarti in modo unico? O è che questa mancanza di differenziazione è ciò che lui considera l'amicizia perfetta, senza pressioni, senza aspettative, senza complicazioni? Cominci a chiederti, perché sembra così a suo agio, così naturale, come se fosse con qualsiasi altro amico? Non ha quei gesti speciali, quello sguardo diverso o quel tocco sottile che indicherebbero che sta cercando di dimostrare qualcosa di più.
No, è tutto esattamente uguale a come si comporta con gli altri. Ma cosa significa tutto ciò? Forse ti vede solo come un'altra amica nel suo circolo sociale, o sta mantenendo le cose neutre per non farti sentire a disagio? Questa sottile differenza nel comportamento potrebbe essere più rivelatrice di qualsiasi gesto romantico, mostrando che, in realtà, lui si sente a suo agio solo nel ruolo di amico. È curioso come ti tratti con tanta familiarità, senza quella tensione o eccitazione che normalmente accompagnerebbe un interesse romantico. Non c'è quel tipo di entusiasmo o di sforzo extra, come se stesse cercando di impressionarti. Forse non ti vede davvero in modo diverso, o forse sta solo mantenendo le cose sicure e semplici, perché apprezza troppo la vostra amicizia. Ogni gesto e ogni parola sembrano essere immersi nel territorio sicuro dell'amicizia, dove la linea tra affetto e attrazione non si mescola mai. Cominci a renderti conto che i segnali sono più chiari di quanto pensassi. Se avesse qualcosa di più, non farebbe qualcosa di diverso? Forse un tocco più lungo, uno sguardo più intenso, una conversazione più personale, più intima. Ma no. Lui rimane nella sua zona di comfort, trattandoti con la stessa cordialità che riserva a qualsiasi amico caro. Questa mancanza di distinzione nel comportamento può essere sconcertante, ma è anche un riflesso chiaro di come ti vede, non come qualcuno con cui vuole qualcosa oltre l'amicizia. Al contrario, ti vede come qualcuno con cui può semplicemente essere se stesso. Ora che conosci questi segnali, ti sei mai chiesta se ti sei trovata in una di queste situazioni? Quante volte ti sei sentita confusa, cercando di capire se lui provasse qualcosa di più per te? Riconoscere questi comportamenti è un passo essenziale per aggiustare le tue aspettative e, soprattutto, per proteggere il tuo cuore. L'amicizia è preziosa, e spesso può essere più importante di qualsiasi romance passeggero. Sapevi che, dando valore a queste connessioni sincere, apri le porte al vero amore, quello che arriva nel momento giusto, senza fretta, senza pressioni. Sii sempre aperta a ciò che il futuro ti riserva. Ricorda, le migliori connessioni non sono quelle che forziamo, ma quelle che fluiscono naturalmente, quando meno ce lo aspettiamo. E tu? Ti è mai capitata una situazione del genere? Raccontaci nei commenti. Cosa hai imparato da questi segnali? Hai mai avuto una storia simile? Non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni per più contenuti su come capire cosa sta davvero succedendo nelle tue relazioni. Vogliamo conoscere la tua opinione, le tue esperienze e, naturalmente, essere al tuo fianco in questo viaggio di autoscoperta e costruzione delle connessioni più vere e speciali.